Mamma, Dimmi. se ti lancio una sfida, la accetti? Sinceramente le sfide non mi piacciono. Se non fossi mia figlia non l'accetterei. Per te faccio un'eccezione. Bene, bene. Sai che se oggi il tempo fosse stato brutto, non avremmo potuto registrare questo video. Sì, se ti fossi svegliata un po' prima, a quest'ora saremmo già a casa. Vabbè, cominciamo. Forse è meglio. C'è anche il vento. Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Sono con mia madre Ciao. e siamo al parco per un video un po' particolare, perché è un vlog, ma allo stesso tempo parleremo di un argomento che crea molta difficoltà a tutti gli studenti stranieri di italiano e anche a qualche italiano. Il periodo ipotetico. Il periodo ipotetico esprime una condizione e la sua conseguenza. In italiano ci sono 4 tipi di periodo ipotetico. Cominciamo con il periodo ipotetico di primo tipo, quello della realtà. Qui la condizione è possibile e probabile. Come si forma? Si forma con se più presente indicativo e nell'altra frase avremo presente indicativo o futuro semplice o imperativo. Se annaffiamo le aiuole ogni giorno, crescono rigogliose. Anche se non si direbbe, visto le aiuole tutte aride, perché qui da noi purtroppo È una tipica estate nel sud Italia. Però mi piacciono questi sassi, devo essere sincera, aggiungono un tocco particolare all'aiuola. certo, se domani non piove verremo di nuovo al parco. Se vuoi rilassarti, siediti su quella panchina. Passiamo al periodo ipotetico di secondo tipo, quello della possibilità. Anche qui la condizione è possibile, ma poco probabile. Il periodo ipotetico di secondo tipo si forma con se più imperfetto congiuntivo e condizionale presente. Se fossi un uccello, volerei. Se avessi più tempo libero, verrei ogni giorno al parco, perché è bellissimo respirare quest'aria, non so, il silenzio, esclusi dal mondo. Se questo parco fosse mio, ci pianterei più alberi da frutto. Ti immagini? Non so, venire qui, fare un picnic, portare una coperta e prendere qualche frutto dall'albero? Magari, come abbiamo fatto l'altro giorno quando siamo andati in campagna. Esatto. Bellissimo raccogliere la frutta e mangiarla lì sotto gli alberi. Infatti vi consiglio di guardare quel video, proprio il vlog che abbiamo realizzato in campagna. Ne vale la pena e c'è sempre tanto verde anche lì. Lo trovate come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Però il periodo ipotetico di secondo tipo è quello che crea più confusione, soprattutto a causa del suo nome. Perché? Perché si chiama periodo ipotetico della possibilità. Ma se vi ricordate, prima ho fatto un esempio. Ho detto, se fossi un uccello, volerei. E qui nasce il problema, perché ricevo molte domande del tipo, ma questo non è possibile, tu non puoi essere un uccello. E questo è vero. Il problema è piuttosto nella denominazione tradizionale di questo secondo tipo, perché
noi diciamo possibilità. In realtà si dovrebbe parlare di ipotesi controfattuale nel presente. Significa che è una condizione contraria alla realtà presente, ma presentata come un'ipotesi per esplorarne le conseguenze. Se fossi un uccello, so che non sono un uccello, ma immaginiamo che lo fossi. Quali sarebbero le conseguenze? Oppure, se avessi più soldi, so che non li ho, ma immaginiamo che li avessi. E siamo arrivati al periodo ipotetico di terzo tipo, quello dell'irrealtà. Il periodo ipotetico dell'irrealtà esprime una condizione impossibile nel presente o non realizzata nel passato. È il periodo ipotetico di terzo tipo, quello si forma con se più trapassato congiuntivo e condizionale passato. Se avessimo portato il pranzo, avremmo potuto fare un bel picnic qui. Questi in realtà sono gli attrezzi per fare un allenamento, però c'è molto spazio per un picnic. Se fossi nata nel 1800, avrei visto questo parco nascere. Mentre che dell'acqua, non mi sono spaghetti proprio per la lacca. La lacca, cos'è la lacca? È una specie di gel per capelli che li fissa e per cui non si muovono molto al vento. È vero, mia madre se l'è messa e più o meno sta facendo il suo che funzioni. il suo dovere, più o meno. Mamma, sai che abbiamo anche un quarto tipo di periodo ipotetico? Ah, non lo sapevo. Periodo ipotetico misto. Sarebbe? Che esprime una condizione che, se fosse accaduta nel passato, avrebbe avuto una certa conseguenza nel presente. L'ultimo tipo, periodo ipotetico misto, si forma con se più trapassato congiuntivo e condizionale presente. Con questa bell'aria mi è venuto un certo languorino. Anche più di un languorino, ho proprio fame, ma se avessi fatto colazione questa mattina, adesso non sarei così affamata. Se avessi portato la tuta, ora mi allenerei. Fatemi sapere nei commenti se vi piace questo tipo di video all'aperto. Possiamo farne altri. Sembri bassissima, mamma. Ci credo, c'è il dislivello qui sull'aiuola. Possiamo farne altri. Ecco, devi vedere come sei proprio alta? Ecco, perfetto. Anche su altri argomenti. Se volete vedere mia madre, vi ricordo che potete dare un'occhiata anche a un altro vlog, quello che abbiamo fatto al supermercato con mia madre e mia zia. Lo trovate come sempre in alto nella card o giù in descrizione. Se non volete perdervi nessun video di Learnamo, vi consiglio di iscrivervi alla nostra newsletter per ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video e anche tanti materiali esclusivi e gratuiti per migliorare il vostro italiano. Tu sei iscritta alla nostra newsletter? Certo, si impara sempre nella vita, quindi anche una persona più grande, più anziana può sempre imparare. Certo, anche perché ci sono argomenti non soltanto di grammatica, ma anche di cultura italiana, di attualità. Giusto. Infine non dimenticate di passare dal nostro sito web learnamo.com se cercate gli articoli scritti di tutti i video e seguire Learnamo anche su tutti i social. E non dimenticate di iscrivervi al canale YouTube se ancora non lo avete fatto e lasciare un mi piace
se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile. Adesso ho un esercizio per voi. Dovete continuare questa frase nei commenti. Se vivessi in Italia, aspetto i vostri commenti. Alla prossima! Ciao ciao! Vuoi aggiungere qualcos'altro? Guarda un po', ci siamo messi lo stesso colore di vestito. Se sapevo, mettevo un altro a fiori, almeno cambiavamo. Mamma, abbiamo appena fatto un video sul periodo ipotetico. Povera me! Ripeti. Allora, se avessi saputo, mi sarei messa un vestito a fiori, è giusto? Mhm. Mhm. Ok.